Ciao a tutte ragazze, bentornate nel mio canale. Voglio insegnarvi ad eseguire questo bellissimo cuoricino, ma non è un cuoricino normale, è un portaconfetti. L'ho fatto di rosso perché il cuore è rosso, ovviamente. E vorrei provare a farlo insieme a voi. È un lavorettino molto semplice, racchiude bene o male i diversi punti che abbiamo spiegato nei video precedenti. È una cosina molto carina, si può fare in diversi colori, per cui dato che andiamo verso la primavera e quindi di conseguenza verso a cresime, comunioni eccetera, se uno vuole fare una cosa molto personale, personalizzata, molto carina, questa può essere una bomboniera a forma di cuoricino. Quindi rimanete con me e andiamo subito a sviluppare il nostro lavoro. Ok ragazze, siamo pronte per partire a fare la nostra bomboniera a forma di cuore. Ho utilizzato in questo tutorial un altro filo, non sto usando il filo rosso perché non si vedono bene i punti che faccio e quindi voi non riuscite a capire che cosa sto facendo. Quindi sto utilizzando un filo grigio. Non è un granché per una bomboniera a forma di cuore, questo lo so, però lo sto utilizzando per voi perché così con questo colore si vede meglio alla videocamera. Bene, iniziamo. Lasciamo all'incirca 10 cm di filo, ce lo posizioniamo nelle nostre mani e partiamo. Facciamo un anello magico. Ok. Fatto questo, andiamo a creare 35, ripeto, 35 catenelle. Ok, eseguito 35 catenelle, dobbiamo contare a ritroso praticamente 8 catenelle. Ok, aiutiamoci col pollice per individuare l'ottava catenella, cioè l'ultima. E su questa catenella dobbiamo creare una maglia alta in questa maniera qui. Ok. Nelle 3 catenelle successive dovremo andare ad eseguire altre 3 maglie alte, una maglia alta per ogni catenella. Quindi in totale andremo a creare 4 maglie alte. Ecco qua. A questo punto facciamo 3 catenelle e andiamo a contare nella nostra catenella di base altre 3 catenelle. Nella quarta catenella che contiamo, qui nella quarta faremo un'altra maglia alta.
Nelle altre 3 catenelle successive andiamo a creare altre 3 maglie alte, una maglia alta per ogni catenella. Allora, a questo punto dobbiamo andare a contare qui sotto 7 catenelle, anzi facciamo 8 catenelle. Nell'ottava catenella dovremo creare una maglia alta. Nelle 3 catenelle successive, scusate, mi metto il lavoro dall'altra parte. Nelle 3 catenelle successive andremo a creare altre 3 maglie alte, una maglia alta per ogni catenella. Quindi in totale andremo a fare altre 4 maglie alte. Fatto questo facciamo 3 catenelle e andremo a contare 4 catenelle alla base, 1 2 3 4, scusate, 1 2 3 e 4. Nella quarta catenella andremo a creare una maglia alta. E nelle ultime, che sarebbero ultime 2 catenelle della nostra base di catenelle, andremo a fare le altre 2 maglie basse, una maglia, scusatemi, ho parlato di maglie basse, in realtà qui si sta facendo solo maglie alte, quindi andremo, ripeto, andremo ad eseguire sugli ultimi 2 catenelle rimaste 2 maglie alte, una maglia alta per ogni catenella. Faccio fatica a farla perché ho stretto troppo il filo. Questi sono gli inconvenienti del mestiere. Allora, rifacciamo, voilà. Allora. Ok, 3 maglie. A questo punto ci dobbiamo ritrovare un lavoretto fatto di questo tipo qui. Ok.